Oggi siamo venuti a vedere Marina di Balestrate, un porto che si trova al centro del Golfo di Castellammare, sulla costa nord-occidentale della Sicilia, un porto che in pochi conoscono ma che ha una sua funzione precisa e che vale la pena di venire a visitare per tutto quello che ha intorno. Seguitemi. La Sicilia è una terra meravigliosa, tutta immersa tra natura, e qui la natura è stupenda, e storia, e qui la storia è millenaria. Oggi noi ci troviamo sulla sua costa nord-occidentale, poche miglia a ovest di Palermo, al centro del Golfo di Castellammare, e siamo nel Marina di Balestrate. Il Marina di Balestrate è un marina in divenire. Oggi tutto quello che voi vedete qui tra qualche anno sarà completamente diverso. Tra poco inizieranno i lavori per costruire tutta una serie di pontili galleggianti, ma allora c'è da chiedersi, ma perché un marina che ad oggi sicuramente non è tra quelli che vengono subito in testa quando si pensa a una rotta in Sicilia, ha bisogno di così tanti investimenti per diventare così grande? Le motivazioni ci sono chiaramente e sono due. La prima è che qui intorno ci sono delle cose bellissime da venire a vedere, per cui venite a Marina di Balestrate e avete cose da vedere sia nell'entroterra che a mare, e tra poco ve le mostreremo. La seconda, molto importante, è che Marina di Balestrate si trova vicinissima all'aeroporto Falcone Borsellino, ovvero sia all'aeroporto di Palermo. Voi sapete, l'aeroporto di Palermo sta a ovest di Palermo, cioè da questa parte. Da qui arrivare in aeroporto ci vogliono pochi minuti, e questo è importante perché tutte le barche che navigano in Sicilia, dove gli armatori hanno bisogno di ripartire, casomai stare una settimana, 10 giorni nella loro città natale, svolgere del lavoro, fare delle cose e poi ritornare in Sicilia, questo è il luogo ideale. Voi venite qua, lasciate la vostra barca, in pochi minuti siete all'aeroporto, quando tornate in pochi minuti siete al centro di un paradiso terrestre. E per questo Marina di Balestrate è destinato a diventare un marina particolarmente importante, e per questo noi ve lo abbiamo voluto presentare quando oggi è ancora così piccolino. Marina di Balestrate fa parte del network Marine D. Marine D è la più grande società portualistica di marina turistici presente in Italia. Loro hanno un programma finale di 21 marine e ad oggi ne hanno realizzati 14 marina che fanno il giro dello scarpone, sono sia in Tirreno che in Adriatico. E il fatto che il marina sia parte del network è importante perché un network poi offre tutta una serie di vantaggi, sia a livello economico, cioè di costi, di scontistica, di facilitazioni che si offrono a chi continua a usare i marina del network, che altri tipi di facilitazioni che poi sicuramente la direzione del porto potrà illustrarvi qualora voi voleste avere maggiori informazioni. Detto questo, prima di andare a parlare con il direttore del porto, con la direttrice del porto, che ci illustrerà le caratteristiche tecniche del marina, io volevo parlarvi di quello che potete andare a vedere quando arrivate nel Marina di Balestrate. Seguitemi. Marina di Balestrate può essere intesa come una tappa in un'ipotetica rotta da nord o dalle Eolie verso le Egadi. Quando arrivate qui però non passateci una sola notte soltanto per fare sosta, approfittate e andate a vedere quello che c'è da visitare sia nell'interno sia in mare. Il marina vi può organizzare un transfer, cioè un pulmino con un autista, che vi possono portare a vedere il borgo Parrini, che è un borgo molto particolare. Pensate, è un borgo che risale, se non erro, al XVI secolo, che piano piano nel tempo viene completamente abbandonato e poi nel dopoguerra viene invece ripreso da un imprenditore che lo restaura completamente, ispirandosi vagamente alle opere di Gaudì, ed è un borgo molto particolare, come vedete in queste immagini. Da Parrini, sempre con il transfer, potete andare a vedere
a ovest di Balestrate il Tempio di Sagesta, che è il tempio meglio conservato in Sicilia. E voi sapete che in Sicilia di tempi ce ne stanno veramente tanti. Come vedete anche qui nelle immagini, il tempio è talmente ben conservato che è facile immaginarsi gli antichi abitanti entrare e uscire per fare le loro faccende. Dal Tempio di Sagesta potete andare a vedere il borgo di Scopello, località in cui poi tornerete in barca. Il borgo di Scopello è un piccolo borgo che nasce intorno al Baglio di Scopello. I bagli erano delle costruzioni, non erano vere e proprie fortezze, ma erano tutte completamente chiuse con una porta centrale che chiaramente erano dei posti di difesa dove le persone abitavano al loro interno. Oggi nel borgo di Scopello abitano 118 persone, questo per darvi un'idea di quanto possa essere grande, ed è veramente molto carino, vale la pena andarlo a visitare. Tornati invece a Balestrate potete con la barca andare a vedere altri due posti che secondo me valgono la pena. Il primo di questi è proprio Scopello. Andate verso ovest, fate 10 miglia e arrivate ai faraglioni di Scopello, che sono bellissimi. Proprio a fianco ai faraglioni poi avete la tonnara che è stata in funzione fino a tutto il 1800, era nell'ultima sua parte, apparteneva ai Florio, e poi piano piano è stata abbandonata e quindi ritrasformata in resort di lusso. Oggi c'è anche un piccolo museo se volete vedere come funzionavano le tonnare. Da questa zona, che come vedete è particolarmente bella, invece possiamo muoverci e andare 8 miglia a ovest di Balestrate e lì troviamo la Cala di San Cataldo. La Cala di San Cataldo con una grande spiaggia centrale, anche questa molto bella, e di lato verso ovest la Grotta delle Colombe. La Grotta delle Colombe che poi ha una storia tragica molto intensa che purtroppo per questione di tempo io qui non vi posso raccontare. E queste sono le cose principali che potete vedere intorno a Balestrate, ma ce ne sono tante altre, quindi vale la pena fermarsi qui 1, 2, ma anche 3 giorni secondo me. Detto questo, andiamo a vedere la scheda distanze. I mezzi per arrivare a Balestrate chiaramente sono diversi. Il mezzo classico nostro di velisti è la barca. Per arrivare qui in barca, per darvi un'idea, avete 200 miglia da Napoli, 260 miglia da Roma a Fiumicino. Solitamente i velisti scendono lungo il Tirreno, arrivano alle Oglie, fanno tappa alle Oglie e poi dalle Oglie puntano verso le Egadi. Nella rotta si fermano qui a Balestrate perché, come vi dicevo prima, può essere l'ultima tappa prima del salto verso le Egadi. Se invece non arrivate in barca ma volete arrivare con altri mezzi, premesso che qui non ci sono società di charter, quindi arrivate con altri mezzi, se la vostra barca è già qui, potete usare o la nave o l'aereo. La nave parte da tutti i porti principali del Tirreno, ovvero sia Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli. Il tempo di percorrenza, per darvi un'idea, sono 11 ore da Civitavecchia, 9 ore da Napoli. Sbarcate a Palermo, da Palermo a qua 50 minuti e siete arrivati a Marina di Balestrate. In aereo l'aeroporto di Borsellino Falcone è a pochissimi chilometri di distanza dal Marina ed è un aeroporto internazionale, quindi è collegato con tutte le capitali europee, Londra, Parigi, Berlino, Madrid. Tutte le capitali hanno un volo che arriva a Palermo e chiaramente anche a livello nazionale. Il tempo di percorrenza a livello nazionale, il tempo di volo varia tra i 55 minuti e l'ora e 10 delle destinazioni più lontane. A livello europeo la destinazione più lontana è quella di Londra e ha bisogno di 3 ore e 20 per arrivare a Palermo, e queste sono le distanze che separano Balestrate dal resto del mondo. Ora io andrei a incontrare la direttrice del porto, Anna Torres. Ciao Anna! Ciao Maurizio, benvenuto alla Marina di Balestrate. Grazie mille. Anna Torres, la direttrice del Marina di Balestrate. Voi pensate che nel network Marine ED ci sono addirittura 3 direttrici, che penso che sia veramente un record. Anna, io sono qui per farti delle domande circa i dati tecnici del Marina. Cominciamo con il numero di posti barca che tu hai
oggi a disposizione e quelli che avrai invece quando il porto sarà completato. Ok, ad oggi abbiamo 250 posti barca, a regime completo arriveremo a 450 posti barca. Per cui effettivamente è destinato a diventare un marina molto importante. Importantissimo. Benissimo, però io al momento non vedo distributori del carburante qui. Come facciamo? Sì, in questo momento non vedi il distributore perché è previsto nella seconda startup e in questo momento facciamo bunkeraggio. Arriva qui una piccola cisterna con i litri prenotati del nostro diportista e le diamo il servizio. Perfetto, per cui arrivati qui chiedete a loro, loro vi prenotano la cisterna che arriverà a farvi rifornimento. Servizio ormeggiatori. Servizio ormeggiatori è H24 365 giorni l'anno. Questa è una caratteristica del network Marined. In tutti i marina di Marined il servizio ormeggiatori è 24 ore al giorno per 365 giorni. Anche molto apprezzato dai Me lo nostri posso diportisti. immaginare. E come lo svolgete? Allora, quando arriva il diportista ci contatta tramite il canale VHF, il canale 10 e immediatamente un ormeggiatore con il tender di servizio raggiunge via mare la barca e lo guida al proprio ormeggio che l'aspetta l'altro ormeggiatore al pontile che gli passerà le cime per aiutarlo a ormeggiare. Benissimo. Un'ultima cosa, ci dai un'idea dei prezzi? Perché io so che una caratteristica di questo marina è che ha dei prezzi molto bassi, molto più bassi della vostra concorrenza vicina. Sì, diciamo che essendo un porto completo, 12 metri, siamo su 5.500 euro compreso di IVA, acqua e luce, assistenza all'ormeggio all'anno. 5.500 euro l'anno, che effettivamente se lo paragonate con i prezzi dei marina che stanno vicini è ma tanto più basso. Pescaggio. Pescaggio abbiamo 5 metri di pescaggio che per sicurezza accettiamo barche con pescaggi di 3,50 m perché consideriamo anche la bassa marea. Io qui ho visto vedere anche dei super yacht, quando sono arrivato ieri qui c'era una barca piuttosto grande. Esattamente, abbiamo anche delle barche in questo momento fino a 33 metri con pescaggi di 3,50 m. Benissimo. Senti, a questo punto invece io ti lascio e vado a parlare di servizi. Grazie. Grazie a te Maurizio. di tutte le informazioni che ci hai dato. Ciao. Anna. Per quanto riguarda i servizi, qui trovate chiaramente tutto quello che è le docce e i servizi igienici, ma hanno anche un servizio interessante per quanto riguarda la lavanderia. Lo fanno direttamente loro, gli lasciate il sacco con tutta la lavanderia e saranno loro che penseranno a mandarlo in tintoria e farlo riavere lavato e stirato. E questa è una cosa utile, una cosa comoda. In ultimo, per quanto riguarda i rifiuti, c'è tutta un'area con la differenziata dove potete andare e conferire i rifiuti che avete a bordo. Per tutti gli altri servizi, ovvero i ristoranti, la colazione e così via, la cosa carina è che non bisogna uscire dal porto e fare tutta la strada per arrivare su in paese, ma c'è una scala e un ascensore che ci porta direttamente su. L'ascensore va a finire dentro un albergo che collabora con il marina, per cui voi potete entrare in ascensore, andate sull'albergo, uscite e vi trovate nel paese. Vi faccio vedere. Esco dall'albergo e già mi trovo nel paese. Adesso faccio un piccolo tratto di strada e vi mostro dove poter fare colazione la mattina e dove, se volete, cenare la sera. E poi parliamo anche della cambusa, del supermercato. Seguitemi. A Marina di Balestrate non c'è né il ristorante né il bar, ma se voi prendete l'ascensore che vi ho fatto vedere o la scaletta che gli sta a fianco e salite su 100 metri vi trovate qui in questa zona. Qui c'è questa piazzetta dove avete sia bar che un ristorante laggiù, una trattoria qua, per cui è 5 minuti di strada a piedi, forse neanche. Noi abbiamo provato sia il bar che il ristorante giù in fondo. Il bar ci abbiamo fatto colazione e pranzo. La colazione è andata benissimo, hanno cannoli, granite e brioche che sono a un ottimo livello di qualità. E anche la tavola calda, se volete spendere poco, questo qui è il posto giusto, si mangia abbastanza bene. Ieri sera invece siamo andati alle Eccellenze Siciliane, che è un ristorantino che sta là, molto carino, di sera è una chicca.
Abbiamo mangiato abbastanza bene, ci sono delle cose che non ci sono piaciute particolarmente, altre che invece erano buone. Vi consigliamo il polpo perché era veramente molto buono e la pasta con le cozze, altra cosa molto buona. Da non mancare i dolci sono da 10, sono proprio buonissimi, veramente molto molto buoni. Detto questo invece bisogna parlare della cambusa. Dove andiamo a fare cambusa? Quando noi arriviamo in barca la cambusa è una cosa essenziale. Per la cambusa, arrivati qui tra il bar e il ristorantino, girate a destra, fate questa strada 700 metri, entrate su una strada più grande e lì trovate Quick Sisa. Quick Sisa è un supermercato molto ben fornito, potete comprare tutto e ha una particolarità molto interessante, è in accordo con Marina, voi andate lì, comprate quello che vi serve e poi loro ve lo portano in barca e questa è una grande cosa perché non dovete portarvi niente facendo la strada a piedi, vi portano tutto quanto loro davanti alla poppa della barca. Detto questo, penso di avervi detto tutto su Marina di Balestrate, spero che vi sia interessato, vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Veranet.